Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo, dopo un po' di tempo, Diana Ankudinova insieme a Sasha Kapustina nel loro stream live. Hanno fatto un sacco di canzoni, è sempre bello sentirla, a me piace sempre molto. E oggi ascoltiamo Cuculo in italiano, il titolo. Dovrebbe essere una canzone di Victor Tsoi, non so come si pronuncia, ditemi voi. Mi pare l'arrangiamento sia quello di Paolina Gagarina. Se sapete qualcosa in più, ovviamente mettetelo nei commenti perché io non so altro. Andiamo ad ascoltare. Поехали! Лирично. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камням лежать или гореть звездой, звездой. Cosa iniziale soprattutto, avete sentito come bellissimo l'effetto che fa Sasha, sospirando solo le parole del primo pezzo, perfetto per Diana che ha una voce invece molto profonda, no? Che rimbomba molto. Piccola particolarità, le due inquadrature non sono uguali, c'è un dettaglio molto particolare che voglio vedere appunto se qualcuno di voi lo nota. Non entrambe le inquadrature, ma solo una. Comunque ve lo dirò alla fine, vediamo se indovinate qual è il dettaglio che ho notato. Andiamo avanti. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Bellissimo, intanto ha fatto la voce principale Sasha. Hai sentito che voce sottile che invece ha fatto Diana per fare lei questa volta la seconda voce a Sasha. È bellissima anche questa cosa, si divertono proprio insieme, si vede. È un piacere guardarle anche per quello, perché dal punto di vista anche dell'immagine sono molto formali, ovviamente non hanno abiti di scena. Ovviamente Sasha, come vedete, i capelli fucsia, è molto più appariscente, a lei piace molto essere al centro della scena, ovviamente, è anche più grande di Diana, infatti dà un po' le direttive, anche perché la live, lo streaming è suo, e Diana dovrebbe essere ospite, non so se non sbaglio. Andiamo avanti. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Solo uno spasso, Где же ты теперь, воля водная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Отдавай! Город свобода платит без тебя. Голову на плечи терпеливо подплеть, подплеть. Солнце мое, взгляни на меня.
cosa che noto di loro 2 effettivamente eccezionale, stanno così bene insieme perché hanno voci differenti, ma anche perché la voce di Diana ha talmente tanto riverbero di suo naturale, quindi talmente tanta potenza, che qualunque cosa faccia Sasha sopra la voce di Diana non la copre. Anche quando Diana fa le note più basse, quindi meno spinte, e invece Sasha urla di più con note più acute, non la copre. E questo è ottimo. Poi, come sapete, abbiamo già detto altre volte, quando c'è qualcuno che fa la voce di basso in una melodia e qualcun altro fa la voce invece alta, di solito chi ha la voce di basso ha un microfono più alto come volume, perché se no non c'è la potenza del suono che esce, del fiato che esce, è troppo diversa, no? Tra i due. Quindi il basso tenderebbe a sparire come suono. Rihanna, che ha questi bassi molto potenti, pur cantando nella sua voce anche quando nelle note basse, e Sasha invece cantando con note molto più alte, non la copre mai, e questo è eccezionale. Ed è a livello naturale, non ci sono effetti sopra queste voci. Солнце моё, взгляни на меня, взгляни на меня. Твоя ладонь превратилась в кулак, превратилась в кулак. Если в спорах, да, я гнал. Вот так. Опять какой-то голос прорезался, не пойму какой. Sono veramente divertenti e spassose insieme. Mi diverto sempre a guardare. Allora, veniamo un po' al dettaglio che vi ho detto prima. Come vedete loro hanno questa sorta di studio, no, dove Sasha fa le sue live, tutto molto casalingo, comunque le luci sono a posto, sono ben illuminate, i microfoni sono bellini, insomma, però questo fa vedere come anche in casa, tra virgolette, con del materiale che possiamo avere tutti in casa a livello di ripresa, a livello di luce, eccetera, possiamo fare un ottimo lavoro. Guardate un po' la caratteristica, sono 2 inquadrature diverse. Allora, quella frontale, adesso ne vediamo un pezzo, vediamo un po' se riusciamo tolgo solo il suono perché sennò lo lasciamo bassissimo, se no non riusciamo a parlare. Vedete, l'inquadratura è fissa, ok? Non si muove e va bene, molto statica. Se invece noi andiamo a vedere un punto in cui l'inquadratura, per esempio, vediamo qua, cambia, vedete? Questa si muove, si sta spostando verso sinistra, lo vedete nel margine destro facilmente, poi arrivata al punto finale si ferma e torna indietro verso destra. Vedete che sta ancora muovendosi? Adesso va verso destra e ritorna indietro. Ecco, non c'è nessuno che sta muovendo la camera, ovviamente. Questo è un effetto che si usa, questo leggero movimento, soprattutto quando si fanno delle inquadrature su scenografie come questa, dove è tutto molto statico, perché loro sono ferme, sono sedute, per dare un pochino più di movimento, almeno dare questa sensazione a noi che guardiamo. Può essere un effetto direttamente sulla telecamera che ha un motorino per cui si muove, ma più facilmente potrebbe anche essere tranquillamente un effetto software che agisce, diciamo, sul video, su questo video ingresso, o addirittura in post-produzione, ma credo che sia proprio un effetto diretto. Quindi c'è questa sensazione che la telecamera, vedete, ondeggia leggermente e dà un po' di movimento in più alla scena, mentre quella frontale in questo video era ferma. Non so chi di voi appunto ha notato questo dettaglio, comunque commentate se volete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete, io vi aspetto nei commenti e vi aspetto nel prossimo video. Ciao a tutti!